Ciao a tutti, ben ritrovati. Sono davvero molto felice di questo terzo nuovo appuntamento di Now Playing by Marco Fullone, cioè il sottoscritto. Dopo le prime due puntate sono stati i miei ospiti Saturnino e Mario Venuti, a un altro uomo del Sud, un artista fantastico, un artista italiano, ma soprattutto un artista internazionale che conosciamo da tanti anni, è un amico, ma veramente un talento pazzesco. Lui si è spostato un po' dal funk al soul, al jazz, e poi è riuscito a abbracciare un po' anche il mondo della musica pop, del Brasile, del funk, la musica di Natale. Insomma, un uomo veramente per tutte le stagioni, un grande amico che ho veramente l'onore e il piacere di ospitare questa sera qui, ed è Mario Biondi. Ciao Mario. All'onore e il piacere è tutto mio, Marco, e tu lo sai Cavolo, che che brivido! la mia Sai che stima. avrei voluto qua un coro dietro di 5 o 6 cantanti che facevano una cosa di questo tipo: paria, 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 ria, Aria, ria, 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 ria. ria, 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 ria. Eh, però purtroppo ci sono io, quindi Che, l'unico che può che- cantare qui sei tu, quindi che ovviamente meraviglia, non mi Earth, Wind and permetto. Fire. Mari, innanzitutto voglio sapere come stai. Sì, a parte che mi deterioro un po', no? Normale, insomma, il tempo passa, mi sto deteriorando un attimino, però diciamo che l'umore è molto alto, sono un po' stressato, insomma, dal fatto che ovviamente è quasi un anno che non facciamo live e questo mi manca tanto, questo lo ammetto. Eh, Mi reputo estremamente fortunato perché di salute fondamentalmente stiamo tutti bene in famiglia, sai che qua c'è una grande famigliona, Eh, quando si ammala uno, insomma, stiamo tutti un bisogna stare po', attenti, siamo certo. tutti sul chi va là. E invece stiamo tutti bene, persino insomma, la nostra nonna che era l'anziana, fra virgolette, una giovane donna di 71 anni. Ah, beh, Sì, sì, sì. fantastico. Beh, questo mi fa molto piacere, quindi intanto poi manderemo gli auguri a tutta la tua numerosissima famiglia, meravigliosa famiglia. In parte ho visto anche qualcuno dei tuoi figli, perché ogni tanto Mario se li porta anche quando viene in Sì. radio, no? Cioè, quindi è veramente bello. Senti Mario, tu giustamente hai anche anticipato un po' una cosa che avrei voluto chiederti, insomma, perché chiaramente quest'anno è stato un anno bruttissimo per tutti, per gli artisti in particolare che ovviamente sono rimasti bloccati. Poi immagino anche le persone che lavorano con te, quindi i musicisti, le maestranze, tutto, se ne è parlato tanto e se ne continua a parlare perché insomma sono quelli che veramente hanno sofferto di più, soprattutto quelli che sono abituati a vivere solamente con i concerti, no? Con il live. Tu ovviamente sei ormai un animale da palcoscenico, no? Perché insomma è bello sentirti su disco, ma quando ti si vede dal vivo capisci proprio, no? La tua stazza di interprete, di cantante, eccetera, che poi è anche un po', credo, la cifra. Ma è la mia posizione, sì, Esatto, naturale, ecco, sì. quello che ti è stato apprezzato molto anche all'estero, insomma, tu vai spesso a Londra, anche in altri paesi, a suonare, e insomma, ormai sei veramente un personaggio Sì, conosciuto. E mi piace il fatto che all'estero ti conoscono più come un vero e proprio interprete jazz, diciamo, no? Cioè, qui in sì, Italia sei ormai un fenomeno popolare, diciamo così. Lì sei giustamente forse anche più sì, sì. da questo profilo. Ecco, come questo aspetto qua un po' del tuo essere un po' un uomo con tante facce, no? Ma ce n'è una in particolare che tu senti più tua, no? Tra il jazz, il soul, eccetera, oppure rimane questa combinazione dei tuoi Ma mondi musicali? credo che probabilmente l'imprinting che ho ricevuto da bambino, no? Grazie, da bambino, da ragazzino, insomma, grazie ai primi dischi di Jarreau, di Benson e poi andando avanti a Carmen McRae, insomma, Earth, Wind and Fire e tutto il resto. Penso che quell'imprinting lì, e soprattutto, ecco, devo sempre nominare in modo specifico Al Jarreau, ma alla stessa maniera anche gli artisti italiani come Pino Daniele, ai quali sono stato sempre legato. Ecco, Jarreau è uno di quelli che ha vinto, come ben sai, 4 Grammys per 4 categorie eh, di stile di musica diverso, quindi lui vince come cantante jazz, vince come cantante soul, funk e pop. Quindi
forse questo imprinting mi ha segnato, o forse incontri qualcuno che in un certo qual modo ti rappresenta, che in un certo qual modo è quello che può essere il tuo ideale di vita, no? Poi lui in questo modo dinoccolato, con questa sua plasticità, questa sua elasticità che mi ha sempre eh, colpito perché in un certo qual modo la trovavo molto in me, soprattutto da ragazzino. Ecco, poi crescendo ovviamente un po' si cambia. Al era un omino un po' più minuto rispetto a me, no? Io sono questo omone di 2 metri per 100 kg, quindi insomma la mia parte filiforme l'ho un po' persa, ecco, negli anni. Mi piace molto questa tua passione per Al Jarreau perché vabbè, è stato uno dei più grandi interpreti, sicuramente è anche uno di quelli che ha appunto abbracciato anche lui vari stili musicali e tutti con dei grandissimi risultati, insomma, no? Poi ovviamente oggi riascoltare Al Jarreau e fa piacere che molti artisti come te lo prendano sempre come punto di riferimento, no? Tra l'altro facendo una chiacchierata poco tempo fa con Jacob Collier, guarda, approfitto anche per Grande far vedere Giacomo, il suo grande ultimo Giacomo, disco. fantastico. Ecco, lui è un ragazzetto che io quando l'ho visto in radio la prima volta sono rimasto E sbalordito, no? abbiamo lavorato insieme in Germania, Ecco, in vedi, diversi festival jazz. Sì, sì, è un ragazzo proprio il è un talento giovanotto incredibile, no? della porta accanto, però che ha un talento fuori dal Ecco, comune, ma come assolutamente. fa? Perché lui suona qualsiasi strumento e canta come se fossero i Tex-X praticamente e riesce ad avere una voce profonda e Sì, una sì, voce sì. altissima. Non lo so, tu sei un cantante, forse puoi... Ma non lo so, ma mi piace, cioè, mi piace molto, mi piace la sua idea di musica. A volte mi perdo, l'ho perso guardandolo dal vivo perché è molto strutturato a differenza mia, che Ok, amo il viaggiare senza troppe sicurezze, senza troppe reti di protezione, ecco. Ma è indiscutibilmente è un artista pazzesco per la sua età, per tanti motivi. Non a certo. caso voglio dire, quel signore lì che si chiama Quincy Jones, voglio dire, lo ha preso molto in considerazione. Sì, dietro di me c'è L'ha il mio... notato lui alla fine. Sì, Lì sì, dove il eravate? mio... Scusami, dove eravate? A Montreux? A Montreux Jazz Festival, sì, quando mi mostra l'anello di Frank Sinatra, che gli regalò Frank Sinatra, mi dice, Sicilian, Vabbè, like io you, vado via. man. Ciao, ciao, vado. E poi mi sa che a fianco, dall'altro lato, io con le telecamere non ci capisco più un capo. Di, Anch'io. no, di là, ecco, ci ho Eh, beccato, lì a fianco c'è lo zio Al. Ecco, secondo me una delle cose particolarissime di Al Jarreau è che io ho sempre avuto questa percezione ehm, di lui come persona, già da ragazzino ascoltando i dischi, come se lui fosse un amico, un parente, comunque una persona, non lo so, alla tua portata, non una persona particolare, particolarmente difficile come artista. E la cosa bellissima è che è così, che purtroppo, ok, è passato era, a miglior vita, era così. E quella è una delle cose che mi ha favorevolmente colpito, che mi ha fatto ancora di più innamorare, se mai fosse stato possibile, di lui come persona. Sono stato a trovarlo in diverse occasioni, nei suoi concerti. I miei figli sono andati a Padova a vederlo e lui li ha accolti come se fossero i suoi nipotini. È, davvero bellissimo. è- bellissima persona e credo che questa sia una componente che mi colpisce molto di un artista, cioè, e probabilmente la imito anche in un certo qual modo, o forse ce l'ho un po' insita nel mio modo di essere, cioè vivere la parte artistica come è la vita, cioè nel senso Certo. non scindere le due personalità. E allo stesso tempo, come chiedevi tu prima, come dicevi tu prima, giustamente, tutte queste sfaccettature, il soul, il blues, il funk, il reggae, il pop, tutti stili che ho percorso, per me fanno parte poi alla fine di questo grande prisma che è la musica.
Cioè, musica è una per me, è una sorta di idea, è una sorta di grande divinità, che poi, come tutte le personalità umane, è sfaccettata. Ma cioè, il blues è una parte, perché anche penso ognuno di noi vive i momenti blu, quindi quell'attimo di mestitudine. Senti, ma ovviamente purtroppo ci ha lasciato troppo presto al Gerro, magari poteva essere tuo ospite in qualche disco, magari Beh, avresti lo è sicuramente... stato, Sì, è stato su Sun, purtroppo solo per un brano. ah, ok. Siamo stati a Los Angeles insieme, insomma, una Era settimana lì, sfuggita questa cosa qua, ok. insieme a Leon Ware, insieme a lui, Ah, Leon Guerra che è un autore pazzesco, certo, sì, che sì. era sì, l'autore di I Want You per Marvin Sì, Gaye, delle grandi produzioni di Maxwell. E tu pensi che con Al eravamo mi ero ripromesso di non gesticolare per evitare problematiche di connessione, però sta succedendo nulla. Eh, io e Al siamo rimasti in studio seduti ad ascoltare il brano, abbracciati come se fossimo parenti, capisci? Amici, fratelli. e la musica fa questo effetto di Meraviglioso. unione unico, insomma. Speriamo di riuscire a Ecco, farlo ho ancora. parlato un po' troppo presto, ecco, visto, ho detto che non è successo niente, devo stare fermo con le manine. Ok. Prova di nuovo a parlare, ecco, non riesco più a Senti, percepirti. non mi senti più. Forse c'è qualche problema di connessione. Vuoi provare a distaccarti e rientrare? Io intanto racconto qualcosa, Mario. No. Prova a staccare e rientrare, Mario. Esco e rientro. Sì, esatto. Tanto noi va bene. Mario ovviamente adesso si proverà a riconnettere. Questo ogni tanto capita quando ci sono queste dirette live. Ecco, stavamo dicendo appunto peraltro di questo disco di questo artista veramente pazzesco che si chiama Chavo Collier, ed è anche, credo, quest'anno è candidato a almeno 3 Grammy Award, ed è un disco veramente incredibile perché come al solito ci sono tantissimi mondi diversi, poi lui suona praticamente tutto, ma anche si è anche buttato un po' anche nella parte più di produzione, quindi mettendo dentro elettronica, cose di questo tipo. Peraltro vedo che ci sono un sacco di messaggi di amici che ci stanno scrivendo, anche qualcuno addirittura ho letto che ci segue da Budapest e che saluta Mario. Non so se mi segue Mario. Niente, abbiamo un problema di linea. Niente, non ci sente più Mario. Sì, ci sei? Sei tornato? Ah, ecco, mi batteva già forte il cuore. Anche a me, anche a Ecco, me. vabbè. Senti Mario, allora approfitto per chiederti delle cose perché non vorrei che magari si proponesse qualche problema e allora vogliamo sapere tutto subito. Mario, allora prima ovviamente vabbè, a parte questa parentesi straordinaria di Al Jarreau che ovviamente tra l'altro è l'album Jarreau che la nostra regia, anzi ringrazio Antonio, Basile e Gaetano Conti che ci stanno supportando in questa piccola avventura che mi aiutano insomma un po' a registrare e a realizzare questi collegamenti. Ecco, l'album Jarreau, che è forse anche il disco di maggior successo probabilmente. Ed è quello che mi ha colpito e mi è caduto qui sulla capoccia, Esatto, insomma, quando avevo 12 anni, insomma. Veniva da un periodo di dischi straordinari, comunque con anche lui con produttori pazzeschi, Joy Graydon, Tommy Lee Puma e molti altri, insomma. Quindi poi vabbè, Quincy Jones l'ha chiamato in tante occasioni, peraltro oggi riascoltando USA for Africa peraltro, e c'è un cameo anche suo. Sì, sì. Ecco, c'è anche Daryl Hall. Esatto, infatti, poi dopo parleremo anche di Daryl Hall. No, ecco, volevo dirti, parliamo un attimo di Mario Biondi, perché vorrei far vedere, dopo la copertina di Al Jarreau, 2 cose. La prima, innanzitutto, è che sono strafelice, perché lo stiamo suonando tantissimo in radio in questo periodo, hai ripubblicato una versione del brano che è stato il tuo più grande successo all'inizio, che è This Is What You Are, in una nuova versione natalizia. Tra l'altro c'è una copertina stupenda, adesso la vediamo. Come si chiama questo brano adesso? This is Christmas Time. This is Christmas Time. Allora approfittiamo, io so che il brano l'hai diciamo rielaborato in collaborazione con il nostro Nick, amico, collega
il mio guru musicale che è Nick the Nightfly, eccolo qua. This is Christmas Time, bellissimo. Molto Pensa carina questa copertina, questa immagine viene da un mio fan, praticamente. Veramente? Sì. Lui ha fatto una pagina chiamandola San Mario Biondi, bravo, nella quale praticamente fa i suoi disegni o mettendo sulla mia faccia o comunque creando dei cartoni animati con il mio personaggio. Quindi, vista questa sua grande dedizione e affetto nei miei riguardi, mi è sembrato giusto premiarlo e quindi che bello. L'ho voluto coinvolgere. Lui era ovviamente un giovane ragazzo, e ora non vorrei dire l'età esatta, ma molto giovane. E lui era estremamente contento. Insomma, sono doppie soddisfazioni, triple, quadruple soddisfazioni. Mi è piaciuto molto anche come a parte il testo, insomma, che hai fatto con Nick, ma mi piace molto come hai riarrangiato anche un po' il brano, ma l'hai dovuto ricantare chiaramente. C'è questi arrangiamenti anche di cori, no? Insomma, dove l'hai presa questa gente per fare? Beh, intanto abbiamo risuonato completamente il brano con la mia band, con The Band, che è la banda di musicisti che mi segue ormai da oltre 7 anni, e con Chicco Capiozzo alla batteria, con Federico Malamanna al contrabbasso, con Massimo Greco al piano, con David Florio alle percussioni, con i fiati di Marco Scipione e il solo di tromba bellissimo di Fabio Bonarota. E insomma da Sony, perché bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, certo. da Sony Music mi viene detto sarebbe bello anche inserire, che so, qualche coro, qualcosa insomma che possa ovviamente far trasudare questa visione natalizia. Al che chiamo le mie figlie, che sono Zoe e Marica, che sono le mie figlie più grandi, e chiedo appunto udienza prima, perché sai, i figli non è che dici scusa, vieni qua papà, vieni da papà che ho bisogno. Scusate, cortesemente, mi servirebbero 2 coriste brave, se è possibile, e pratiche, perché devo fare un lavoro insomma per questo progetto natalizio. Ovviamente si sono prestate immediatamente e il risultato, devo dire, è ottimo, anche perché le ragazze sono molto brave, perché insomma fanno le professioniste, hanno fatto la tournée già con Renato Zero, hanno fatto una tournée con me, hanno fatto dei lavori con Mogol, fanno produzioni proprie, insomma. Quindi c'è un DNA di Biondi che ha a che fare con c'è un DNA doppio, perché poi io nella mia vita ho sempre deciso di abbinarmi, accoppiarmi non mi piaceva come termine, di abbinarmi a donne che comunque avevano sicuramente a che fare con l'ambito artistico musicale. Sì. Quindi un po' c'entro io, ma anche le mamme. Insomma. Anche le mamme hanno la loro importanza, diciamo così. Senti, questo singolo uscirà solo in digitale o farete anche una versione fisica? Ecco, qui mi cogli impreparato, perché non so se faranno una ristampa. È già uscito in digitale. In digitale è già uscito, non so se faranno una ristampa, io mi auguro anche di sì, perché poi Mario Christmas o Very Special Mario Christmas è un disco natalizio che ha fatto 2 dischi di platino e un disco d'oro, quindi comunque è un disco di successo. È un po' il nostro Michael Bublé, ogni disco di Natale. Poi sto mettendo su anche la barba sempre più bianca, quindi man mano mi adatterò sempre di più, che dobbiamo fare. Va bene. Senti, allora, poi torneremo fra poco a parlare anche di Mario, perché non la scampi qua, perché adesso poi ti chiederò anche cosa, perché so che c'hai delle cose in serbo, no? Eccetera. Allora, io ti avevo chiesto di raccontarmi, appunto, di dirmi quali erano i titoli di 5 album che in qualche modo hanno un po' influenzato sicuramente il tuo gusto musicale, il tuo modo di essere artista. Devo dire che a oggi forse me ne mancava uno fondamentale anche lì in mezzo, che è un disco di Pat Metheny bellissimo, che era Letter from Home, che mamma mia, vabbè, è chiaro che 5 dischi sono pochi, esatto.
dovremmo averne 500, però insomma a 500 no, ma a 50 magari sì, no? Perché sono tante cose come da appassionati, vedi. Il bello di parlare con questi artisti che sono veramente dei grandi appassionati di musica, quindi non ascoltano solo le loro produzioni, ma anzi, musica, ecco, cerco di scappare dalle mie produzioni. No, vabbè, però mi fa piacere che Mario ci siamo anche frequentati tipo in negozi di dischi, peraltro io e te, no? Ho avuto l'onore di presentare un tuo disco, eravamo là che guardavamo anche le ristampe, quindi abbiamo parlato di musica a 360 gradi, va bene. Allora, tra i tuoi 5 dischi, oltre al citato Jarreau, c'è anche un album che peraltro mi ha sorpreso, perché io lo conosco abbastanza bene questo disco, perché sono un fan sia di Carmen McRae che di Cal Tjader. Ecco, esatto, è un album che a me è piaciuto. Io sono impazzito quando è uscito, ma ti giuro, impazzito. Di questo disco, impazzito addirittura. Impazzito completamente. Guarda, io parlo l'ho scoperto nei primissimi anni 90 questo disco. L'ho scoperto grazie a un pianista col quale collaboravo e col quale viaggiavo tantissimo, facevamo tanta strada in macchina e quindi ascoltavamo sempre tanta musica, perché quando fai tanti chilometri la musica direi che è la compagna sempre ideale. E mi fece ascoltare appunto allora i primi anni 90, quindi erano i primi CD, mise su questo CD io poi ovviamente ora ce l'ho in cassetta, in vinile, in VHS e anche in mini disc perché poi la malattia deve essere quella, insomma. Appena iniziò i primi brani, le prime tracce di questo progetto, io mi innamorai ovviamente della voce, dello swing di Carmen McRae, che è, anche se lei non c'è più, è qualcosa di indescrivibile, ma anche su canzoni fra virgolette, intendo dire, classiche, se vuoi ormai alle orecchie delle persone comuni, arrivate alla normalità, come Bésame mucho, cantate da lei, sono diventate alle mie orecchie dei capolavori. Ecco, quello è riuscito a fare Carmen McRae, pescando anche canzoni che erano palesemente già capolavori, ma che peraltro è una cantante forse più amata dai cantanti, non so come dire, nel senso più tecnica, se vuoi, perché magari il grande pubblico conosce sempre le solite, no? Sarah Vaughan, è anche generazionalmente in mezzo, perché lei è una sorta di figlia putativa di Billie Holiday, è cresciuta proprio all'ombra, no, di Billie Holiday, quindi probabilmente anche a livello generazionale lei si posiziona in mezzo fra le grandi cantanti jazz e la nascita di questa nuova generazione di cantanti soul, che erano Stevie Wonder, che erano Donny Hathaway e tutta quella scuola lì. Ecco, peraltro qui adesso ti chiederò un'altra cosa, no? Perché molto spesso, soprattutto queste grandissime interpreti, ma anche i grandi interpreti uomini, no? Soprattutto del jazz, che sono partiti anche già negli anni 40-50, poi a un certo punto hanno deciso di cominciare a fare anche un repertorio più pop, no? Cioè per allargare un po' il pubblico, cioè nel senso gli esempi di Frank Sinatra e di Sarah Vaughan che canta i Beatles, per esempio, come no? Di questi qua sono un chiaro esempio, ma peraltro anche in alcuni casi di versioni straordinarie, in altre magari un po' leccate, tra virgolette, però proprio in quel disco, ed era la prima cosa che io ascoltai quando scoprì quell'album di Carmen McRae e Cal Tjader, perché durante il periodo dell'acid jazz Cal Tjader è un artista che è stato molto di ispirazione, no, per tanti artisti del mondo. Un vibrafonista super lounge. Esatto, ecco, in quell'album lì c'è una versione, secondo me, da brivido, di All in Love is Fair di Stevie Wonder. Ecco, peraltro quel brano lì, adesso non so se tu hai mai provato a cantarlo. Io sono innamorato di quel brano e lo canto è una canzone difficile anche da cantare, no? Io però sono andato a ricordarmi, perché poi ovviamente facendo il lavoro di programmatore musicale a Monte Carlo Nights ho visto che io avevo inserito delle versioni di Barbra Streisand, che forse è una delle più meravigliosa anche lei. Poi ce n'è una di Michael McDonald, un'altra di Nancy Wilson,
una di Mel Tormé, quindi Ah, ecco, una di Shirley Bassey, che tra l'altro te la consiglio se non l'hai mai sentita, non e l'ho poi mai c'è una sentita. spettacolare che secondo me conoscono in pochi, di Sergio Mendes, però poi sono andato a vedere il disco, che è un disco degli anni 70 di Sergio Mendes, ma non c'è scritto la cantante, cioè c'è scritto Sergio Mendes, punto, ma non è citata la Non c'è cantante. il nome del featuring. Non c'è scritto, quindi sarà una delle meravigliose cantanti che lui chiamava spesso Sì, sì. nei suoi dischi, ma non c'è il disco. Non Quindi, si usava ancora il featuring. esatto. Quindi ti ringrazio per averci aperto un po' il mondo a questa artista incredibile che è Carmen McRae. E visto che Io guarda, intanto devo anche per queste cose qua, per queste nozioni anche musicali, io devo ringraziare te, il nostro comune guru Nick, che devo dire grazie a Dio, ma veramente lo dico perché talvolta si pensa alla musica come un meccanismo commerciale sì, e prettamente lavorativo, o che so io, ma mi rivolgo credo alla persona giusta. Cioè, certo. la musica è un balsamo, è una salvezza divina, Sì. è un miracolo e Guarda, tante Mario, volte voglio dire, molte canzoni le ho imparate anche attraverso voi, attraverso insomma, la radio che conduci, insomma, che mi ha dato grande ispirazione, nonché mi ha fatto anche produrre i primi 2 figli. ecco, io credo che Nick sia ormai Lo sa, lo sa, lui lo zio sa. putativo di migliaia di bambini, insomma, ma Sì, glielo dicono da sì. tanti anni. Sì. Peraltro, pensa che quando poi Nick tra l'altro sarà un mio ospite in una puntata di gennaio, ovviamente, quindi quando io lavoravo alla Rai, peraltro, quindi parliamo degli anni 90, io dicevo, no, cioè, se dovessi lavorare come programmatore, non so, vorrei lavorare a Monte Carlo Nights, cioè, è il mio grande sogno, cioè, poi alla Ci fine credo. per vie traverse ci sono arrivato, quindi questa la vita, vedi, a volte pure te mi sa Io quando vedo un sacco di messaggi, vorrei ringraziare sì, e ce ne sono salutare una tutti marea, quelli che infatti. stanno scrivendo. Ciao a tutti, belli. Grazie. E guarda, vedo che tanti siciliani che ti dicono che ti aspettano, ovviamente, Non vedo l'ora. biondi insuperabile, insomma, ecco, vedi l'amore. Troppo buoni, amori miei, belli. Ecco, grandi. Mi scusate se non riusciamo a leggerli tutti, ma non vorrei tenere fino a mezzanotte Mario qui, quindi insomma, ecco. Allora io torno subito, vado veloce perché così Mario, Ok, so che la tua famiglia ti aspetta. grazie. Guarda, abbiamo citato il più grande, io mi metto qui e è lui. Ciao. Lo faccio vedere Ciao. io, ma adesso sicuramente la regia ce lo farà vedere meglio. E hai scelto un disco, tra l'altro, vabbè, di Stevie Wonder, che è uno dei suoi massimi capolavori, no? The Talking Book. Peraltro, questa è la cosa, poi ti lascio descrivere, ovviamente. Faccio io un'introduzione, anche qui ti ringrazio per averlo citato, no? Perché questo disco qua ovviamente ha avuto diciamo così, il pregio, soprattutto perché all'interno c'è un brano come Superstition, no? Che rimane forse la canzone più famosa. Più coverizzata dell'universo. Esatto. E però è un disco ha delle cose dentro meravigliose. E Stevie Wonder in quel periodo era in uno stato di grazia assoluta, no? Perché ha fatto 3 dischi uno dietro l'altro. Foolish Fingers First Finale, scusa, non so se lo pronuncio bene. Che artista straordinario. Esatto, Talking Book e poi quell'altro capolavoro sommo immenso che è Songs in the Key of Life, no? 3 dischi da 5 stelle, diciamo così. Sì. Insomma. E poi ha fatto anche dei dischi assurdi dove i suoni non si capisce niente, dove c'è un flanger che gira in maniera veramente incredibile. Ma è il bello di questi artisti, soprattutto in quel periodo in cui si potevano anche permettere di sperimentare. Poi uno come Stevie Wonder effettivamente poteva fare quel che voleva e comunque brani come Girl Blue che sono all'interno di un disco che è quasi incomprensibile, cioè ora, certo. però se poi li vai ad analizzare sono brani strepitosi che fra parentesi mi sono permesso di coverizzare Girl Blue insieme all'Incognito nel mio progetto Sun. Bello, beh, sì, infatti. Senti, ma Stevie Wonder, peraltro, non so se tu, io l'ho visto un paio di volte dal vivo. Io l'ultima volta che l'ho visto, tra l'altro qui a Milano, non so, io mi veniva da piangere, nel senso che a parte che cantava ancora
parliamo di una decina di anni fa, mi penso. mi sa che eravamo lì E lo- insieme. sì, era lì a Milano, no? C'ero anch'io, Forum, sì. c'eri anche tu. Sì, sì. Cioè, ma da brivido, cioè nel senso, perché ci sono pochi artisti che ancora reggono botta, No, insomma, ecco, cioè lui gira, meraviglioso, ecco, quindi meraviglioso. sicuramente riuscire ancora oggi, adesso vabbè, per fortuna fa pochi dischi, non li fa poche cose, ma meglio vivere del suo glorioso passato, no? Piuttosto che magari fare... Ma sì, ma lui, sai, è così divino perché a quei livelli lì purtroppo bisogna proprio citare le divinità, perché Stevie Wonder è una divinità della musica, è Ok, incredibile. E poi è il più longevo di tutti, è quello che ancora, malgrado tutte le sue problematiche, voglio dire, legate anche alla non la vista, società. alla sua cecità, però cioè, è in tutti i funerali di Ok, tutti, ecco, questo disco fondamentalmente. che Cioè, cos'è Luther Vandross, che mi ha lui era folgorato? là a cantare. Ma sono tante le cose che mi hanno folgorato in questo disco. Già la copertina, perché mi sa di un apostolo È vero, seduto, Jesus è Christ molto, Superstar un po'. sì, è molto Christian, molto di quella visione lì. C'è molta acustica in questo disco, è molto suonato, è molto vero. E poi c'è questa sua vocalità che è indiscutibile, sì, bellissimo, col tramonto, o credo che sia un tramonto, sì, assolutamente. Sì, sì. Fammi È vedere al volo comico. i titoli, che così, sai, ormai Era, vabbè, You Are the Sunshine of My Life, insomma, anche sì, questo. la canzone più odiata dai pianobaristi, insomma, sì. Sì, beh, c'era Big Brother, Blame It on the Sun, ecco, questa Blaming on the Sun. è una canzone che tra l'altro io a volte mi è capitato di intervistare anche altri artisti soul americani, insomma, importanti, tipo Mary J. Blige o altri così, che hanno anche fatto delle cover anche belle, diciamo così, ma Sì. sono delle canzoni, soprattutto, che ne so, tipo Lately, ma sono delle canzoni di una difficoltà impressionante, no? Vero? Confermi da cantante? No, ma allora, a prescindere dal fatto che ovviamente, cioè, Stevie Wonder, poi per me che sono un basso naturale, cioè, io le ho cantate le sue canzoni in tonalità, mi sono divertito, mi sono ucciso anche, no? Perché poi per me è incredibile. Ma lui è un'armonica, no? Cioè lui oggettivamente nasce come Little Stevie, come armonicista jazz, e praticamente lui acquisisce questa sonorità e questa estensione dell'armonica cromatica in maniera perfetta. Quindi lui canta come uno strumento, esattamente. Ok. Nel suo range è incredibile. Ovviamente ci sono dischi suoi dove lui prova a cantare più in basso del range dell'armonica cromatica, ma allora, dolcissimamente non perfetto, ecco, vorrei Ok. dire. Ma poi lui è un matto, perché se non mi ricordo male, in uno dei duetti insieme oddio, uno degli ultimi crooners rimasti ancora in vita, che fa ancora tournée, Tony Bennett. in un duetto con Tony Bennett addirittura ci piazza su una stecca in un punto che tu dici, cioè, io ti amo, capisci? Perché sei vero, perché Certo, sì, sì. che sai sbagliare, perché sai... È fantastico. È Sì, sì. quello, sì. Ma sai che c'è, anni fa era uscito un tributo a Ella Fitzgerald della Verve e hanno recuperato un duetto registrato, non so se in una radio o in una televisione, ma dove c'è un duetto tra lui ed Ella Fitzgerald che cantano You Are the Sunshine of My Life. Questa me la voglio vedere. Sì, poi magari ti mando il brano, Grazie, no? ti E prego. anche lì c'è la stecca, ma è talmente bella l'idea di vedere, di sentire dentro assieme. Ma perché la Wonder. verità è, per questo torno un po' al nostro Jacob Collier, che è meraviglioso, è un grande creativo, è un artista eccellente, ma io adoro quelli che sanno cadere, quelli che mi dimostrano di essere umani anche nelle cose. Cioè, Stevie è uno di quelli che va senza rete, che si Sì. butta, sbaglia, scazza, fa anche delle stronzate, scusa ora il Sì, termine, sì, 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 sì.
E È tu il dici, contrario di Diana Krall, che è un artista che a me piace moltissimo, no? Ma la vedi sempre così glaciale, no? Nel Diana suo Krall è essere un'altra cosa. artista meravigliosa, No, no, mi infatti io piace l'adoro, tanto, per carità. mi piace Per cui tanto. spesso sento gente che mi dicono, ma è fredda. Però io quando sentivo i Mm, suoi dischi prodotti da Tommy Lee Puma, io rimango bloccato sulla poltrona perché sì, c'è un'aria sì, di perfezione, di meraviglia assolutamente. che Beh, esatto. Gianna Crowley è tanta roba anche lei, Vedi. ragazzi, veramente tanta roba. Forse Bene. uno di quegli artisti che mi piace tantissimo, ma non so se, che sai, poi tante volte mi faccio delle domande, dico, ma forse sei un po' invidioso perché lui è stato Grammy Awards Jazz Singer in America. Cioè Gregory, per esempio, è uno di quelli che ogni tanto mi lascia un po' perplesso. Ecco, vedi. Malgrado sia veramente eccezionale, non è che posso dire fa schifo, sarei un ipocrita incredibile. Però dopo un po' mi annoia un po'. Mentre Diana Krall, malgrado sia effettivamente un po' flat come modalità di canto, come modalità di Ha una espressività, classe tutta sua, poi è una grande pianista anche, oltretutto. ha un'eleganza, sì, uno spessore artistico incredibile. Poi, guarda caso, si è sposata quel po' di artista Esatto. stratosferico, Senti, insomma, ma che io è so che Elvis devi Costello. andare via perché mi stanno dicendo Lo il so, staff immagino, che io purtroppo, e infatti, te ma siamo rovinati. no, lo so, infatti, noi poi ci facciamo prendere un sacco di cose. Allora, libero Mario, nel senso con grande dispiacere, ma spero di averti ancora, però devo Con chiederti grande piacere. la cosa più importante, prima di lasciarti andare. Allora, tu quest'anno ovviamente, come tanti artisti, insomma, sei rimasto un po' chiuso nei concerti, eccetera, però hai continuato a lavorare. E io so che tu finalmente stai per regalarci qualche cosa che uscirà nel 2021. Che cos'è quel foglio lì? Dici qualcosa, Questa è la dai. lista delle 70 date, 70 oltre date nel mondo che abbiamo dovuto, come si dice, posporre, Sì, nel spostare 2020. al Ok, 2021. ok. Però sì, io a gennaio, contro qualsiasi logica e contro qualsiasi regola, per il mio 50° compleanno mi regalo l'uscita mi sembrava un venditore della televendita lì, non so, mi regalo un bel disco. Yeah! Grande. Quindi il nuovo album finalmente, quello che sarebbe dovuto uscire un po' A marzo all'inizio. dell'anno scorso Ok, sarebbe dovuto uscire. Ora ok, nuovamente ovviamente le restrizioni ci sono in ballo, ma io mi sono rotto le scatole. Io ok. esco, Ma anche ci puoi perché voglio anticipare condividere un con titolo, te. qualcosa? Ci puoi anticipare un titolo, qualcosa? Ancora non hai deciso? Oddio, è un titolo, ecco, posso darti questo input, è un titolo che ha due valenze. Ha una valenza in italiano, ho già usato questa modalità un po' nel progetto che si chiamava Due, ma Ok, che in inglese era due, che voleva dire appunto dovuto. ok. E in questo caso invece c'è l'idea di fare un progetto che si chiama, ma io lo posso dire questo titolo, ma forse non lo so se lo posso dire. Se no, lasciamo questo area di mistero, però i tuoi fan sicuramente saranno felici perché hanno scritto centinaia di messaggi di gente che ti adora. Quindi, Allora, ragazzi, io credo che allora, il titolo fa parte tantissimo del mio modo di essere, del mio modo di vivere. ok, E in entrambe le accezioni, sia nell'accezione in italiano che nell'accezione in inglese, perché è una parola che si scrive identica sia in italiano che in inglese. ok, va bene. E allora noi aspettiamo ansiosamente, allora sappiamo che il tuo compleanno ci sarà a gennaio, se non ricordo male. 28 gennaio è il mio compleanno, io direi che il 29 vengo da te e ascoltiamo, diciamoci Va diciamoci la bene, verità, dai, che a grande. te lo faccio ascoltare prima e perché, per ovvi motivi, anche perché No, vabbè, ma considera che essendo un poi grande cultore della musica, da te ho bisogno anche di avere sì, un vabbè, po' ma di io forza. in questo caso, per questa importante presentazione, lascio il campo a Nick, che sicuramente farà bene di suo. Allora, credo che si sia interrotta la comunicazione. Spero che Mario mi ascolti e che volevo ovviamente ringraziarlo e salutarlo per questa sua bellissima apparizione, diciamo così, in Now Playing
qui con me. Speriamo insomma che questo anno terribile insomma diciamo così, per il prossimo ci offra qualche cosa di più, insomma la scena musicale, ecco, perché molti artisti come Mario sono rimasti bloccati insomma da questa situazione. Allora io approfitto, visto che ci sono ancora tantissimi messaggi di persone che purtroppo scorrono, e allora non sono riuscito a leggerli tutti, ma poi magari io risponderò singolarmente anche su Facebook, dove tutti i fan di Mario soprattutto insomma ci hanno scritto delle cose anche molto molto carine nei suoi confronti, quindi mi fa piacere che c'è questa grande considerazione, questo grande affetto nei suoi confronti. Approfitto allora perché ovviamente con Mario eravamo rimasti d'accordo che avremmo parlato anche di altri 2 dischi che sono i suoi album, diciamo così, importanti nella sua vita artistica, nella sua carriera. Li cito, sono Derry Hall, Soul Alone, è l'album da solista di Derry Hall, quindi senza John Oates, no? Insomma, li conoscete sicuramente, il duo Derry Hall e John Oates. Adesso chiedo, sicuramente, ecco, Antonio ci fa vedere, ecco, che è un disco fantastico. Lui è proprio il classico cantante Blue Eyed Soul, cioè i cantanti bianchi con gli occhi azzurri che che cantano il soul. È un disco prodotto in maniera straordinaria ed è forse il disco più bello che ha fatto da solo Derry Hall senza John Oates, quindi è un album sicuramente all'altezza delle cose più importanti di Derry Hall e John Oates, quindi credo che sia questo un po' uno degli elementi scelti da Mario, no? Per questo album. E poi l'ultimo disco, sempre della sua rosa di 5 album importanti della sua carriera, è un altro album secondo me di importanza fondamentale, un po' come era quello di Stevie Wonder, Talking Book, cioè l'album degli Earth, Wind and Fire, che si chiama That's the Way of the World. È un disco dei primi anni 70, un altro straordinario capolavoro della musica soul funk, ed è considerato, credo, il capolavoro in assoluto di Earth, Wind and Fire, no? Era un disco che era nato come una colonna sonora, e poi è diventato, credo, insomma, uno degli album forse più importanti ed apprezzati di quegli anni, e soprattutto della discografia di Earth, Wind and Fire. Io devo dire che ho scoperto gli Earth, Wind and Fire proprio in quegli anni lì, molto giovane, e poi dopo c'è stato un susseguirsi di capolavori degli Earth, Wind and Fire, perché poi hanno fatto dei dischi memorabili come Spirit e soprattutto All in All e I Am, che sono quei dischi dove non c'è più l'immagine della band, ma con queste illustrazioni che rimandano all'antico Egitto, no? Queste immagini un po' mistico-spirituali antiche, quindi il fatto appunto degli Earth, Wind and Fire è certamente questa parte di funk con i fiati, con questi arrangiamenti pazzeschi anche un po' legati al mondo del jazz, che sicuramente si avvicinano moltissimo anche a quello che poi è diventato Mario Biondi nelle sue produzioni. Ricordo che peraltro Mario si è fatto produrre anche da Bluey Munich degli Incognito, hanno fatto delle cose assieme con Chaka Khan, quindi con un sacco di altri artisti veramente straordinari, quindi insomma mi spiace solo che appunto non siamo riusciti a chiudere, diciamo così, questa scelta di Mario con queste ultime dettagli che sicuramente Mario ci avrebbe descritto meglio. Allora, prima di salutarvi, io avevo preparato un po' di dischi particolari che volevo far vedere a Mario, no? Uno è questo, visto che prima abbiamo parlato di Stevie Wonder, ed è un disco buffissimo perché questo disco qua, che costava 2.700 lire, non so se si vede il prezzo, è un album di Stevie Wonder dove ci sono le canzoni di Stevie Wonder cantate in italiano, Dove vai, Non sono un angelo, Il sole è di tutti. Sono poi fondamentalmente dei brani di Stevie Wonder rielaborati in italiano. Tra l'altro venivano regolarmente gli artisti della Motown anche a Sanremo e ricantavano i loro brani, però cantati in italiano. Quindi insomma è una chicca che avrei voluto far vedere a Mario. Poi continuo con le pubblicazioni interessanti
di questo appuntamento, visto che parliamo di dischi, parliamo di musica, eccetera. Un'altra band che avrei voluto avvicinare agli Earth, Wind and Fire, personalità forse meno celebrata, meno famosa degli Earth, Wind and Fire, sono gli War, e io vi faccio vedere questa versione del Greatest Hits degli War. Anch'io ho sempre un problema sulle telecamere, non so mai ecco, Greatest Hits degli War. Per il Record Store Day è stata pubblicata dalla Warner una bellissima versione in vinile oro, ok? E ci sono tutti i brani più importanti degli War, che hanno fatto dei dischi fantastici. Gli War secondo me sono a livello sonoro una band che merita di essere ascoltata, un po' come gli Earth, Wind and Fire, che ne so, i primi Commodores, oppure i Chicago, quando facevano le cose più funky all'inizio, tra jazz e funk, sono veramente... Quindi un disco che è uscito adesso, 5.000 copie stampate nel mondo, e quindi mi raccomando, non perdetelo. Rimanendo sempre nello stesso tema, un po' di artisti tra il mondo del jazz, del soul, del funk, eccetera, un altro immenso artista che avrei voluto far vedere a Mario è George Benson. È uscito questo album dal vivo, registrato in un weekend a Londra. È un album dove praticamente ci sono tutti i periodi più importanti della carriera di George Benson, anche quello un po' più amato degli ultimi anni, non so, per capirci, dove lui rifà The Ghetto di Donny Hathaway, dove c'è Love for Love, Turn Your Love Around, Give Me the Night, con una band strepitosa. È uscito in vinile, guardate che bello, vinile arancione, questo di George Benson. Benissimo, allora vado a chiudere l'appuntamento con altre ristampe sempre in vinile che mi sono piaciute molto. Poi la prossima settimana vi dirò cosa presenteremo e chi ospiteremo, vabbè, già lo sapete. Questo è un disco, non so se lo conoscete, è una colonna sonora di un film che si chiama Absolute Beginners. È un film forse poco conosciuto dalle nostre parti, insomma, però la colonna sonora tra l'altro è stata ristampata per la prima volta in vinile probabilmente dall'epoca in cui era uscita, negli anni '80. È una bellissima colonna sonora, tra l'altro anche la realizzazione, la ristampa in doppio vinile, lucido, stupendo, veramente fatto molto bene. La colonna sonora vede all'interno degli artisti pazzeschi, c'è David Bowie, e peraltro uno dei brani di maggior successo di quegli anni di David Bowie si chiamava proprio Absolute Beginners, ma altri artisti che sono all'interno della colonna sonora, soprattutto Sade, gli Style Council, gli Working Week, quindi anche molta della musica inglese più stilosa di quegli anni, insomma. Di David Bowie c'è una versione simpatica di Volare nel blu dipinto di blu, un po' sbilenca, insomma. E poi la produzione e diciamo gli arrangiamenti curati in gran parte dei pezzi che sono la vera e propria soundtrack del disco sono curati da Gil Evans, quindi insomma veramente una colonna sonora da avere. E se amate il vinile, questa versione qua è stata pubblicata proprio adesso. Esistono due versioni, una addirittura in vinile colorato, però che purtroppo era disponibile solamente nel Regno Unito, nei negozi fisici, quindi non online, ed è andata sold out praticamente lo stesso giorno della pubblicazione del disco. Vado a chiudere con questo capolavoro assoluto di quest'anno, Blue Note Reimagine, della Blue Note, che è un album che dovete assolutamente avere. Vabbè, ovviamente è uscito anche in doppio CD. Dentro ci sono solo artisti inglesi di nuova generazione che hanno appunto reimmaginato i grandi classici della Blue Note, un po' di tutti i periodi. Noi abbiamo suonato tantissimo in radio, soprattutto Georgia Smith con la versione di Rose Rouge di Saint-Germain, che è veramente da brivido. Lei poi è un'artista pazzesca, è una cantante soul meravigliosa, ma all'interno del disco ci sono altri fantastici artisti come gli Ezra Collective, c'è Jordan Rakei, Nubia Garcia, Mr. Jukes e altri, insomma un disco veramente pazzesco, doppio vinile oppure doppio CD, Blue Note ovviamente, ok? Chiudo
con altre due chicche. Qui siamo in un ambito completamente diverso. Questo è un album stilosissimo, scicchissimo dei Roxy Music, si chiama Flesh and Blood, ristampato anche questo con una copertina pazzesca, tutta in cartone lucido, eccetera. E poi la cosa più bella di questo disco, ve la faccio vedere, eccolo qua, versione limitata in vinile rosso, ed è l'album, forse uno degli album più belli dell'ultimo periodo dei Roxy Music insieme ad Avalon. Poi ovviamente i Roxy Music si sono un po' diciamo così, hanno lasciato insomma la band vera e propria, e soprattutto Brian Ferry ha deciso di continuare la sua carriera da solista. Lui ha continuato a fare degli album pazzeschi, quindi va bene. Chiudo l'appuntamento con questo capolavoro della musica jazz, lo faccio vedere, I Put a Spell on You di Nina Simone. Anche questo è un disco realizzato dalla Verve con una qualità strepitosa. Se vi piacciono i vinili, questi qui sono veramente realizzati con il massimo della qualità da tutti i punti di vista. Cioè il vinile 200 grammi e poi vabbè, ovviamente restaurato totalmente in analogico, dai master originali e dai nastri veri e propri dell'epoca, e poi realizzato veramente con la massima qualità possibile. È una serie che si chiama Acoustic Sound, fatto con un'etichetta americana che si chiama appunto Acoustic Sound, che è famosissima perché ristampano vinili in qualità eccezionale. E quindi se vi piace Nina Simone, vi piace ascoltare bene la musica e con questi vinili veramente da collezione, comprate questa serie qua degli Acoustic Sound, costicchiano, però veramente la qualità è eccelsa, quindi veramente sono ristampe di qualità fantastica. Quindi questo è un po' l'ultimo disco che vi propongo. Io vi ringrazio per avermi seguito, per aver seguito ovviamente insieme a me Mario Biondi, che ringrazio ancora. Ci stava dicendo che uscirà il suo nuovo album a gennaio 2021, quindi lo aspettiamo. Siamo veramente felici di averlo ospitato, lo ringraziamo ancora per questa sua breve un po' particolare apparizione dovuta a qualche problema tecnico. Io come al solito ringrazio i miei amici della Solid Steel, che ovviamente ogni volta mi supportano tecnicamente e mi aiutano con questi collegamenti che sono un po' complicati da fare da un punto di vista tecnico. Quindi ringrazio Gaetano Conti e Antonio Basile, detto l'Elvetico, per questi appuntamenti, e vi do ovviamente appuntamento ancora una volta, scusate la ripetizione, su questi schermi, perché la prossima settimana ci sarà un artista e un amico che veramente io trovo fantastico, geniale, simpaticissimo, compagnone anche, ma che soprattutto ha il grande talento di essere un musicista sopraffino, un eccezionale compositore di canzoni pop, e poi anche un regista cinematografico molto apprezzato. Ha tantissime qualità, lo avremo qui nostro ospite, anche con lui parleremo di musica, della sua vita, diciamo così, come musicista, e anche della sua vita come appassionato di musica. Sarà ovviamente Federico Zampaglione di Tiro Mancino. Quindi grazie ancora a tutti voi, appuntamento alla prossima settimana e grazie da Marco Fullone. Ciao!